Il convert to clipper in che caso si utilizza? Andiamo a creare all'interno, diciamo su questo elemento, creiamo una piccola casetta, quindi facciamo così, alziamo questo elemento, qui creiamo una sorta di apertura e mettiamo qui sopra una chiusura del tetto. Prendiamo questo elemento e convertiamolo in un gruppo. A volte può capitare che se tu devi renderizzare diciamo una stanza molto piccola, può capitare che tu non riesci, diciamo, perfettamente a posizionarti, diciamo, all'interno della scena. Quindi se io provassi a inserirmi, a infilarmi all'interno di questo spazio, io avrei difficoltà a far vedere magari tutto l'interno della mia stanza. In questo caso entra appunto in gioco questo strumento clipper che mi permette di nascondere una parete del mio modello e riuscire a guardare all'interno senza problemi. Come funziona questo clipper? Innanzitutto devo creare un oggetto di taglio, quindi vado a creare un parallelepipedo che gli do una dimensione leggermente superiore a quella dell'oggetto che lui deve andare a nascondere. Con un triplo clic lo converto in un gruppo perché è fondamentale affinché l'effetto clipper possa essere applicato che l'oggetto deve essere appunto un gruppo. Se io ora prendo questo oggetto, facciamolo leggermente più largo, lo seleziono, appena lo seleziono il clipper si sblocca, quindi io se clicco su questo convert to clipper, vedi come al solito sopra l'oggetto ti appaiono questi segni che ti fanno capire che l'oggetto è diventato un oggetto di taglio. Se io ora mi mettessi in questa posizione e facessi il render, ovviamente io qua avanti vedrei un muro, cioè non riesco a vedere all'interno della casa, ma se io prendo questo oggetto e lo interseco con il mio modello facendo in modo che la parete del mio oggetto inglobi completamente questa parete qua. Adesso se io mi vado a mettere in questa posizione, quindi esternamente alla casa, e vado a fare di nuovo il render, tu vedi che adesso io riesco a vedere dentro come se il muro fosse stato nascosto. A questo punto tu mi potresti pure dire, ok, allora questo strumento è inutile, mi basta nascondere il muro e ottenere lo stesso effetto. In realtà non è così, perché se io andassi realmente a nascondere il muro, esternamente il sole entrerebbe dentro falsandomi il render. Invece questo clipper nelle sue proprietà ha un parametro che gli permette di dire al computer di nascondere sì questa parete, ma fare in modo che da qua la luce non entri. Quindi se tu hai una finestra da qualche parte, la luce riesce ad entrare, ma se non c'è la finestra, qua dentro appare completamente buio. Questa funzione che io ti dicevo si trova qui nella sezione option e sarebbe questo affect light. Quindi se questo affect light è attivo, la luce riesce a entrare anche da questo spazio qui. Se affect light è disattivato, e io ti consiglio di tenerlo sempre disattivato perché in questa maniera
e realistico, lui appunto farà in modo che la luce entri soltanto, infatti tu adesso qua vedi tutto buio, proprio perché visto che anche se c'è la finestra, però il sole non sta puntando verso la finestra e quindi tu non riusciresti a vedere tutto buio. Invece appena io attivo questo elemento, tu lo vedi più illuminato perché la luce sta entrando da questa parete che non c'è. Quindi con questa cosa tolta, qui io potrei decidere di fare sottrazione o intersezione di questo clipper, di solito è sempre una sottrazione. Questo uso object material mi dice che nel momento in cui lui va a sezionare questo oggetto, qui metterà lo stesso materiale dell'oggetto vero e proprio. Con questo clip light geometry, se questo cubo di taglio interseca una luce, lui va a tagliare anche la luce, però sinceramente non è una cosa particolarmente importante. La cosa più importante di tutto è quella di disattivare Affect Light per fare in modo che all'interno della stanza c'è effettivamente la quantità di luce proveniente dalle eventuali aperture che ci sono e non dal fatto che io ho nascosto questa parete. Infatti solitamente questo mesh clipper viene utilizzato all'interno delle abitazioni per renderizzare delle stanze molto piccole, quindi dei bagni, dei corridoi, delle stanze che tu, diciamo, se ti vuoi posizionare nella posizione originale, tu non riusciresti a vedere bene tutta la stanza. Invece in questo caso, se ovviamente io mi avvicino un po' di più e mi vado, quindi poi il render che io otterrò andrò comunque a tagliare queste parti qua che non mi interessano e faccio poi in modo, ovviamente, diciamo come farei in un normalissimo render di Blu-ray, faccio in modo che comunque all'interno della stanza entri, diciamo, la luce che deve entrare all'interno della stanza, io riuscirò poi a ottenere, diciamo, il tipo di render illuminato e quindi senza l'apertura qui all'interno, diciamo, riesco a vedere quindi senza la parete e la stanza, diciamo, ce l'avrò poi illuminata dalla luce che entra da qua, però ovviamente per fare questo dobbiamo settare la luce del sole che entra da questa finestra e magari davanti alla finestra mettere anche una Blu-ray light come facciamo solitamente per un render di interni, oppure andare a posizionare delle luci di Blu-ray nelle aree dove sono previste all'interno del progetto delle illuminazioni. Quindi questo qua è il Blu-ray, il Convert to Clipper.